Ciao a tutti, oggi ho deciso di parlare della Canon AE1. Ho deciso di parlare della Canon AE1 perché? Perché è un'ottima macchina, perché ce l'avevo in casa e perché è stata la mia prima reflex analogica. In realtà non è stata la mia prima macchina analogica, perché la mia prima macchina analogica è stata una Bencini Comet che montava le 127, su cui io adattavo le pellicole 35 mm con scarsi risultati. Ne ho possedute due Canon AE1. La prima mi fu prestata nel 2011 e l'ho tenuta per diversi anni ed è quella la vera mia prima macchina analogica con cui ho macinato roglini. La seconda è questa qui che ho di fianco a me, l'ho comprata nel 2013 perché ho trovato un annuncio su internet dove un signore vendeva la sua Canon E1 compresa di obiettivo Sigma 70-300, compresa di questo obiettivo 51-8P, la borsa, e l'ho comprata di corsa perché voleva 50 euro. Quindi ho preso il treno, sono andato a Chivasso e via, me la sono aggiudicata. La Canon E1 secondo me è un'ottima macchina per chi vuole cominciare con la fotografia analogica. Perché? Perché è semplice e ergonomicamente perfetta, nel senso che tutti i controlli sono semplici da capire, da maneggiare sotto mano e soprattutto non è totalmente automatica. Vi costringerà a pensare al fuoco e ai tempi per scattare, quindi un'ottima palestra. In generale in realtà è un'ottima macchina per chi vuole cominciare a fare fotografia, non solo per chi vuole cominciare a fare fotografia analogica, perché ti costringe a metterti sui rudimenti, tempi e fuoco, tempi e fuoco. La Canon E1 è stata prodotta dal 75 all'85 più o meno e ha avuto un enorme successo. È stata la prima reflex per il mercato amatoriale con il microprocessore. In più, rispetto alle altre reflex dell'epoca, che erano principalmente totalmente in metallo, un redesign del materiale ha fatto sì che ci fossero un po' più pezzi e inserti in plastica per abbattere un po' i costi e per abbattere un po' il peso della macchina fotografica, che comunque pesa i suoi 590 grammi, però per l'epoca era abbastanza portatile. Siccome se ne sono state vendute circa 1 milione di pezzi, se ne trovano ancora molte in giro e molte in buone condizioni, quindi è molto facile o mediamente facile trovarla nei mercatini. Il microprocessore legge la luce e permette di automatizzare i diaframmi. Ai tempi dovrete pensare sempre a voi. Ci sono due modalità, una modalità in cui i diaframmi sono automatici, voi impostate l'ISO della pellicola e quindi la sensibilità della pellicola e la velocità dell'otturatore e in automatico la macchina fotografica al momento dello scatto imposterà il diaframma. Altrimenti, in modalità completamente manuale, voi decidete sia diaframmi che tempi, ma attraverso l'otturatore potete leggere i consigli che la stessa macchina vi dà. A seconda dei tempi che imposterete, la macchina vi consiglierà dei diaframmi. La macchina non scatta senza pile, quindi per provarla avrete bisogno di inserire una batteria. Come inserire la batteria? Allora, il vano batteria è una delle poche cose che non funziona tanto bene nella Canon E1. Infatti si rompe quasi sempre. Qui non so quanto si vede, ma ci doveva essere un pezzo di plastica aggiuntiva qua che si è spaccato. Ce ne sono moltissime che si spaccano e alcune Canon E1 hanno il vano completamente partito. Comunque, in teoria bisognerebbe spingere in questa direzione. È un piccolo gancetto da far scattare. Si mette la batteria e si mette la batteria spingendo bene fino in fondo, anzi, e si chiude il vano. Come si mette la pellicola? Per mettere la pellicola bisogna aprire il vano posteriore. Per aprire il vano posteriore bisogna alzare qui questa leva, si apre il vano, poi si prende semplicemente la pellicola, si tira un po' la pellicola, poi si incastra nella fessurina in modo che poi andando ad avvolgere
questa rimanga incastrata. E poi man mano scorrerà in questa maniera. Per togliere la pellicola, riavvolgere la pellicola ovviamente con il vano chiuso, bisogna schiacciare questo bottoncino che permette di riavvolgere sempre con l'apposita levetta, e poi man mano lui tornerà indietro. Allora, come si imposta la sensibilità della pellicola? In pratica si fa fare mezzo giro al caricatore e questa levetta dentata va alzata un pochino. Una volta alzata sarà possibile girare e scegliere la sensibilità con questo indicatore qua, in verde. Quindi se la mia pellicola è di 200 ISO, io lo imposto così e lui è a posto e il processore poi si adatterà di conseguenza. Impostare i tempi è molto semplice perché basta guardare questa lineetta bianca e far corrispondere il tempo desiderato a quello che vogliamo scattare. I tempi vanno da bulb a 2 secondi a 1 millesimo di secondo. Per impostare i diaframmi è anche molto semplice perché basta girare sull'obiettivo il diaframma desiderato se in modalità manuale. Altrimenti, per metterlo in modalità automatica, basterà schiacciare questo bottoncino e girare sulla A. A questo punto si bloccherà la ghiera dei diaframmi e la macchina agirà di conseguenza. Andando a destra del mirino si vede poi l'indicatore dei diaframmi. In pratica, in questo momento, secondo i tempi che io ho selezionato, in automatico quando vado a scattare lui metterebbe un diaframma 5-6. Se io cambio i tempi, lui cambia di conseguenza l'indicazione. Allo stesso modo, se io imposto la macchina su manuale e metto un diaframma a caso e poi vado a riguardare, lei mi dice che l'ho impostato in manuale e poi mi consiglia quale diaframma mettere, sempre basandomi sui tempi. Allora, per la messa a fuoco invece c'è il mirino centrale col doppio specchio e io so che ho messo a fuoco nel momento in cui l'immagine nello specchio non è più spezzata. Così dovrebbe essere abbastanza a fuoco. Ovviamente qua sono troppo vicino per poter mettere a fuoco. Se mi allontano col fuoco l'immagine si spezza sempre di più. Se premo questo tasto riesco a sapere qual è la carica della batteria guardando nel mirino. Infatti se premo questo tasto nel mirino riesco a beccare il mirino. Nel mirino mi verrà indicata la carica. Per avvolgere la pellicola basta far scorrere questa levetta, si sente il rumore della pellicola. Per scattare basta premere questo tasto. Questo tasto può anche essere regolato per l'autoscatto o bloccato. In questa posizione, quando scatterò, partirà l'autoscatto. In questa posizione non partirà lo scatto, quindi se deve essere messa in borsa mentre è carica, questa è la posizione che deve assumere. Quando miro e guardo nel mirino, il diaframma è sempre tutto aperto. Se voglio avere un'anteprima di come sarà con il diaframma che ho scelto, se ho chiuso un po' di più il diaframma, devo premere e bloccare questo tasto. Infatti si vede che se lo premo il diaframma si chiude, se lo rilascio il diaframma si riapre. Per cambiare obiettivo basta premere il tasto sull'obiettivo, girare e alzare. Per rincastrare l'obiettivo basta far corrispondere i due pallini, spingere e girare, si sentirà un clac. Nel dorso ci sono i contatti necessari e per incastrarla su un treppiede e per mettere l'auto winder che si farà contatto qui a destra e dovrà essere incastrato svitando questo piccolo tappo.